Facciamo questo dipinto oggi, vediamo come abbiamo questo bellissimo soggetto e vediamo che l'orizzonte è spostato molto verso il basso. Quindi intanto guardiamo bene la foto e analizziamo come si sviluppano i vari spazi sul nostro soggetto. Fatto quello, avevamo già fatto la pianificazione, vuol dire dove lascio i vuoti funzionali, le lascio nelle casette, le lascio sulla stradina, uso i diminutivi oggi dei paletti nell'alberello, eccetera. Ci siamo capiti. Quindi la pianificazione che avremo già fatto è fondamentale per l'acquarello, perché adesso abbiamo riportato lo schizzo sul nostro foglio 640 cotone puro, uno schizzo minimalista. Scegliamo i colori che vorremmo, i colori che ti piacciono, quindi non mi attengo per nulla alla foto. E cosa andiamo a fare adesso? L'hai già visto dal titolo. Andiamo a fare la fusione guidata. Lo schizzo l'abbiamo fatto con una matita acquarellabile. La fusione guidata che cos'è? È quella cosa che praticamente mette insieme tutto il tuo dipinto. Come vedi sto usando tantissimo pigmento e tantissima acqua. Il pennello è un Cosmotop della Da Vinci, è molto saturo di pigmento e il trucco fondamentale qual è qui? Tu lo vedi già, è lasciare il bianco dell'architettura. Come vedi ci sto dipingendo intorno, quindi non ho fretta. E perché non ho fretta? Perché tutta la goccia intorno a quell'architettura è, come vedi, la nostra goccia orizzontale. Quindi se io genero la goccia orizzontale, vuol dire che è tutto umido e bagnato intorno al mio soggetto che voglio appunto lasciare in negativo. Tu hai tutto il tempo che vuoi senza però perdere il bianco. Il bianco lo vogliamo lasciare perché è fondamentale. Ti è caduta una goccia, come mi è caduta lì sulla stradina? Perfetto, ti scioglie emotivamente, perché la perfezione nel dipingere con l'acqua non ci sta. Anzi, guarda cosa sto facendo con lo spruzzino. Sto provocando il colore. A cosa lo provoco? Lo provoco a fare qualcosa per me, perché il colore può fare delle cose per te. Se tu lo provochi, lo fa. Quindi usalo. E qui ce n'è di pigmento. Lascio già un vuoto funzionale dei paletti della luce. Il vuoto funzionale vuol dire che lì, proprio lì, non ci va il colore. E vedi che quel minuscolo paletto è rimasto bianco. E se tu non ci vai sopra col pennello, è ovvio che non ci sta il colore, dunque rimane bianco. Quindi respira bene, respira e lascia stare quel bianco. E se poi dopo andiamo con le gocce, movimentiamo benissimo tutto il nostro dipinto. Sto lavorando con le stesse tonalità di pigmento e dipingiamo in negativo la stradina e teniamo sempre in negativo gli edifici. La stradina è interrotta
Perfetto, perché non vogliamo il negativo tutto bello pulito, lo vogliamo integrato nel dipinto. Spruzzino che ti aiuta a creare dei momenti che solo l'acqua sa fare. Le gocce superflue vanno sempre, sempre asciugate, anche sul foglio e anche sul tavolo. E vedi com'è tutto uniforme? Ok, adesso sto sfumando un pochino quella macchia che mi era caduta sulla strada e smorzo un pochino quelle linee dentro gli edifici, perché ogni linea rigida è una linea che racconta qualcosa. Cosa voglio raccontare lì? Voglio raccontare che il colore che poi fluisce dentro gli edifici è morbido. Non è una linea netta, la linea netta ce l'abbiamo sul tetto, sui vari tetti e sul campanile, però sotto ammorbidisco. Ed ecco che abbiamo i vuoti funzionali, magicamente sono lì. Perché dico magicamente? Perché se adesso uso lo spruzzino, tu vedi che a destra è più umido il foglio, a sinistra è un po' più asciutto. Quindi questo è il momento giusto per creare ambient, eccolo là, quel- quella cosa magica che appunto crea solo l'acqua con il colore e la fai nel momento quando il foglio non è più così umido. Sfumiamo un po' sia sulla stradina che andiamo anche a raccogliere delle gocce in giro e adesso mettiamo mini finestrelle. Tutto quello che sono gli edifici lì in lontananza sono il negativo, quindi è il bianco della carta. Il colore non è andato dentro, ok? Quindi quando usi lo spruzzino lo usiamo all'esterno del tuo soggetto che vuoi lasciare chiaro. Le finestre dentro questi edifici sono dello stesso colore di cui abbiamo già usato lo sfondo, quindi lo stesso colore dello sfondo. Non andiamo a cambiare colori. Lì voglio fare un alberello, però ci ho messo tanto colore, quindi vado a ribagnare un pochino il foglio e adesso faccio una cosa che ho chiamato la goccia guidata. Quindi, come vedi qui, io ho preso l'acqua pulita e la sto senza fretta adagiando vicino all'edificio. Guarda attentamente come questa goccia si sta allargando. Questa è solo acqua. Come vedi, io appoggio la goccia, si allarga perché sotto la carta è ancora umida e man mano che si allarga forma una vegetazione da solo. Io non ho fatto niente, ho messo solo una goccia guidata. Lo faccio anche sulla parte sinistra e così si creano vegetazioni automatiche, diciamo. La metto sempre su ridere, lo so. È tutto guidato, ovviamente. Adesso tolgo un pochino del tronco, quindi togliamo il colore per farlo apparire proprio un alberello in lontananza. Andiamo sempre a ammorbidire un po' i bordi e mettiamo le finestrelle anche nel campanile. Qui invece abbiamo la prospettiva dei pali della luce e cosa facciamo?
la depigmentazione. Guarda un po' qua. Quindi prendi il tuo pennello e il colore che abbiamo appena messo lo togliamo con cura. Non ho fretta e mantengo la prospettiva. E qui vedi che qualche palo siamo riusciti a mantenerlo già bianco dall'inizio. Invece quelli dove non siamo riusciti, perché la priorità era la fusione guidata, li puoi togliere in un secondo momento con la depigmentazione. Vedi lì? Esce proprio il colore. Poi mi oriento dalla foto e mi dico, devo togliere anche i fili della luce lassù. Ecco lì che li togliamo sempre con un pennello molto sottile. Vai a togliere praticamente il colore. Questo non è colore, ok? È solo acqua. Sei sul canale del dipingere con l'acqua. Questo lo sai perché hai cliccato sul video. E togli il pigmento e lo stiamo togliendo su umido. Se la linea è un po' storta, fai un sorriso e lo accetti. Poi togliamo anche quelle linee che vanno nell'altra direzione, sempre dei pali della luce. E ripeto, sono un po' storte? Ok, lo accettiamo perché lì non puoi entrare e correggere. Faremo solo un grande casino. Togliamo un altro palo, avvicinandoci, ovviamente questi pali diventano più grandi, quindi quelli lontani sono più piccoli, quello vicino più grande. E vedi che tolgo tutto il pigmento, ammorbidisco le ombre, quindi il palo non va a finire nel nulla, ma gli metto l'ombra e così te l'ho avvicinato un po'. Adesso invece ci sono le finiture. Una volta asciutto ho allungato i pali nella prospettiva giusta, ho messo qualche finestra in più e delle porticine e ovviamente qui bisogna anche correggere l'andamento della stradina. Lo possiamo fare su asciutto? Adesso invece quello che vedi adesso è bianco. Con questo bianco posso andare a inserire degli elementi dove prima il bianco eventualmente non mi era uscito. Quindi in un secondo momento possiamo aggiungere dei colori coprenti e questo lo dobbiamo tenere in mente. Lo teniamo in mente mentre facciamo la fusione, perché così sai che con un colore coprente puoi sempre fare delle correzioni. Il bianco è coprente e voglio dire una provocazione, vero? Sì, la sai? Ok, se la sai me la scrivi nei commenti. La provocazione del bianco, perché qua l'ho usato. Poi metto le porte e queste porte non finiscono lì dove è la porta, ma me la trascino un po' giù nel prato che c'è davanti a tutto l'edificio. Vedi? L'ho trascinata giù sia col pennello che con le dita. Rinforziamo le ombre, quindi il lato dell'ombra nell'edificio. Rinforziamo le finestrelle piccoline e poi cos'è che non può mancare? Il turchese, quindi avrai un tuo colore signature, quindi quel colore che ti distingue, nel mio caso sì, può essere in tutti, ma nel mio è il turchese. Mi piace un tanticchio, diciamo, e visto che mi piace un tanticchio è dappertutto. Tu avrai il tuo colore preferito, usa quello.
Con questo colore preferito, e qui facciamo solo una prima parte perché poi non mi bastava, ne ho dovuto aggiungere ancora. Con questo tuo colore preferito puoi fare i dettagli un pochino più marcati, e questo lo facciamo per ultimo, quindi come lavoro di finitura. Ecco che ho preso un altro turchese perché quello di prima non bastava, lo prendo denso denso dal tubetto e vado a rinforzare qua e là qualche elemento, la porticella, l'ombra sotto il tetto, un pochino bello diluito, rinforziamo l'ombra e poi lo aggiungo come elemento di rinforzo e di guida per l'occhio su tutto il mio dipinto. QB, quanto basta e quanto piace a te. Vedi, vado anche a rinforzare sopra gli elementi, sopra il campanile, e tiro il colore fino a fuori, su, fuori. Cosa faccio così? Collego l'architettura con il resto. Cos'altro non può mancare? Questa cosa qua, come si chiama? Avrei fatto uno screenshot. Anche questa la metto, è un prodotto che conferisce un bel po' di luminosità che l'occhio dopo vede in trasparenza sul foglio. Guarda quel palo che ho messo lì a destra, è trasparente, quindi non c'è ma c'è. Non so se mi sono spiegata, anche questo qua c'è ma non c'è, quindi do all'occhio un'illusione trasparente e luminosa di un elemento che non voglio fare proprio in positivo. Il positivo mi dà, non lo so cosa mi dà, non mi dà niente di positivo. Che battuta. Si firma e abbiamo finito il nostro bellissimo paesaggio. Buon divertimento!